Hello，大家好，欢迎回来我的频道，请帮我按赞跟分享，并且订阅我的频道。特别感谢我的女朋友为我翻译字幕。Oh, eccoci qua, di nuovo nella mia cucina. Cosa facciamo oggi? Oggi ci facciamo un bel risotto ai funghi. Ho trovato questi bellissimi cardoncelli e quindi cuciniamo un piatto eccezionale, come sempre, però un piatto al quale sono particolarmente affezionato, visto che è sempre stato uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Per questa ricetta abbiamo bisogno di un brodo vegetale classico fatto con sedano, carote e cipolle, al quale però io ho aggiunto un po' di prezzemolo e un po' di funghi, dei funghi cardoncelli, del vino bianco, burro, riso Roma, del parmigiano reggiano, del pepe nero, un po' di prezzemolo, aglio e del peperoncino. Allora, per prima cosa ovviamente abbiamo bisogno di tagliare i nostri funghi. A me piace che i funghi si sentano sotto i denti, quindi non vado a tagliarli in maniera troppo fine. Li taglio proprio così, a fette. Ok, poi prendiamo uno spicchio d'aglio, lo puliamo, andiamo ad aprirlo e a levare il germoglio centrale, in modo che l'aglio sia più digeribile. Bene, poi accendiamo il fuoco, aggiungiamo una noce di burro e l'aglio. E andiamo ad aggiungere i funghi. Mi raccomando, una cosa importantissima è non mettere sale a questo punto della cottura, perché i funghi tendono a rilasciare moltissima acqua e diventano spugnosi e viscidi. Allora, il prossimo passo potete anche non farlo, ma come sapete io adoro il peperoncino, quindi vado ad aggiungere anche un pochino di peperoncino ai nostri funghi. Non tantissimo, giusto il tanto da dare un aroma di piccante, un aroma di peperoncino. I funghi stanno tostando, quindi vi aggiungo anche un po' di pepe nero. Ora levo l'aglio e sfumo leggermente con un pochino di vino bianco. Una cosa importantissima è far evaporare completamente la parte alcolica del vino. Ce ne accorgiamo semplicemente respirandolo, annusandolo. Quando sentiremo solo l'aroma del vino senza sentire l'odore dell'alcol, vuol dire che ci siamo. Ancora un minutino, poi i funghi sono pronti e possiamo iniziare a preparare il nostro risotto. I funghi sono pronti, quindi li mettiamo da parte un attimo e iniziamo la preparazione del risotto. Un altro po' di burro. Io solitamente uso l'olio, ma per il risotto con i funghi il burro secondo me dà un qualcosa in più. Quando la padella sarà completamente unta, possiamo iniziare a tostare il nostro riso. Vedete, anche se sono rimasti dei pezzettini di burro, comunque la padella è ricoperta da uno strato di grasso. A quel punto possiamo mettere il riso a tostare. Come spiegavo l'altra volta, è il colore che ci indica quando il riso è tostato. Quando vediamo che il riso inizia a essere un pochino trasparente, un po' traslucido,
vuol dire che è tostato al punto giusto. Come vedete, il riso è leggermente trasparente. Si vede la parte centrale bianca, ma poi il resto è traslucido. Ci potete quasi vedere attraverso, quindi questo significa che il riso è tostato. Adesso è il momento di aggiungere il brodo. È molto importante che il brodo sia caldo, perché se andiamo ad aggiungere un liquido freddo al riso caldo e tostato, comunque andiamo a interrompere la cottura e risulterà il riso molliccio fuori e poco cotto all'interno. Aggiungete fino a coprire completamente il riso. Ecco fatto. E poi mescolate. Il risotto è un piatto che ha bisogno di tantissima attenzione, dovete sempre stare davanti, controllare, girare, perché deve sempre rimanere umido, quindi ogni volta che il brodo si asciuga, il liquido si asciuga, voi gliene dovete aggiungere un altro pochino, questo finché il riso non è cotto. Come sempre quando si tratta di risotti io preferisco non aggiungere sale né al riso né eventualmente agli altri ingredienti come in questo caso i funghi, perché io solitamente preferisco aggiungere il sale al brodo e poi controllare il livello di salinità strada facendo. Alla fine assaggio e se necessario aggiungo una punta di sale, altrimenti no. Allora, adesso siamo più o meno a 3/4 della cottura, quindi possiamo iniziare ad aggiungere i funghi. Però io cosa faccio? Mi prendo le fettine più carine e me le metto un po' da parte, che mi serviranno poi per guarnire. Ecco fatto. Aggiungiamo anche un altro pochino di brodo. Voi non potete neanche immaginare che profumo straordinario ci sia in questa cucina ora. Beh, facciamo cuocere un altro pochino. Benissimo, il riso è perfetto, quindi spengo il fuoco e iniziamo a mantecare. Prima di tutto prendo un pochino di questo prezzemolo, me lo trito grossolanamente. E ne vado ad aggiungere un po' al risotto. Poi prendo una noce di burro freddo e un po' di parmigiano reggiano. Mescolandolo in questo modo fuori dal fuoco, il riso ingloba aria e diventa cremoso. Perfetto. Ora lo lasciamo un minuto a riposare nella padella e nel frattempo ci prepariamo ad impiattare. Ok, impiattiamo. Prendo i funghi che abbiamo scelto prima, un po' di prezzemolo e un po' di pepe nero. Il nostro piatto è pronto. Buon appetito! Questo è un po' un piatto anni 80, quindi ho scelto anche di impiattarlo un po' vecchio stile, con un piatto decorato, però adesso me lo mangio.
Sarà anche un piatto anni 80, però è buonissimo. Buon appetito!